Vieni con me a visitare lo spettacolare Palazzo Comelli sull'Appennino bolognese, nella frazione Bargi di Camugnano. Questo video della serie Dove vivere in Italia fa parte dell'esplorazione del territorio di Camugnano e delle sue frazioni. Non ci occupiamo di turismo, non facciamo video di intrattenimento, analizziamo in modo oggettivo i piccoli comuni italiani per trovare quelli dove si vive meglio. Per ogni comune realizziamo un report minuzioso che puoi scaricare gratuitamente dal nostro sito. Nel report è elencato tutto, dai collegamenti alla presenza dei servizi, dai costi delle case ai rischi idrogeologici e molto altro. In più, per darti la possibilità di apprezzare al meglio un territorio, quando possibile ti facciamo vedere anche elementi molto particolari, come Palazzo Comelli. In questa visita ci ha guidato Mauro, molto preparato, appassionato e coinvolgente. Nel video vedi solo una parte della visita. Se l'argomento ti interessa, vai a farci un giro, perché merita davvero. Buonasera, sono Mauro Lenzi, sono una guida volontaria del Palazzo Comelli. Faccio parte del gruppo studi Cesare Mattei, un'associazione che opera nell'Alta Valle del Reno, dell'Alimentra, che fanno studi sul conte Cesare Mattei della Rocchetta, ma da circa 5 anni ha preso in gestione il Palazzo Comelli, un vecchio palazzo di una ricca famiglia notarile, quindi signorile, della montagna bolognese, localizzato nella frazione di Bargi, in località detta Casa Melati. Il palazzo Comelli in origine non era una struttura così ampia come vedete attualmente, con un timpano, una sorta di timpano un po' tipo palladiano, una cosa un po' strana per la montagna bolognese. È l'unica costruzione che ha una struttura di questo tipo, sembra quasi la facciata di una chiesa. Queste due protuberanze laterali che sono state aggiunte in un secondo momento, ma il nucleo centrale di questo palazzo era appunto la parte che vedete qui davanti, che era una casa torre. Le case torri erano dimore costruite verso la fine del Medioevo, quando è finito il feudalesimo e si è sviluppata la proprietà terriera, diciamo così, e le famiglie più importanti, le famiglie più benestanti della montagna cominciarono a costruirsi delle case che avevano un po' sembravano delle torri, no? Case torri e muratura che servivano sia da abitazione ma anche da difesa. Infatti voi vedete in questa struttura che la parte bassa ha ancora la muratura della vecchia torre. In questa casa torre viveva una famiglia chiamata i Melati. Questa famiglia fu sterminata dalla peste manzoniana del 1630 e rimase in vita il padre Pellegrino per un po' di tempo, ma per poco, e in particolare rimase in vita e non morì per peste una figlia che si chiamava Maria, unica ereditiera di una proprietà abbastanza importante per quei tempi, terre, questa casa, ed era molto ambita come si sposa. Voi sapete che i matrimoni alle ore erano tutti combinati. A un certo punto riuscì ad impalmarla, quindi a sposarla, un certo Anton Galeazzo Comelli, notaio proveniente da Castel di Cagio, il 12 maggio del 1643. Spero di essermi ricordato bene la data, comunque dopo la riguardiamo. E si trasferì qua. Questa parte che vedete, con questa rampa di accesso, che quindi consentiva anche di salire con dei carri o anche delle bestie da soma, praticamente è una parte aggiunta nel 1730. Questo androne, questa entrata, con questa scalinata abbastanza scenografica, dopo vedremo perché è stata costruita in questo modo, dava accesso al palazzo, una volta che era stato ingrandito rispetto alla torre originale che era al centro di questo palazzo, e consentiva di accedere a delle cantine, che le vedete, queste porte laterali, si accedeva alle cantine. Ecco perché c'era l'importanza di questa rampa per poter portare all'interno del palazzo masserizie, viveri, uva, vino, insomma quello che c'era.
Però l'androne aveva un'importanza anche signorile, cioè uno che entrava in un palazzo del genere si trovava già di fronte a una famiglia che dava presenza, cioè presentava una certa ricchezza economica. Qui c'è un'epigrafe dove appunto viene ricordato il matrimonio tra Anton Galeazzo, proveniente da Castel di Caso, e la Maria Melati. Lì invece c'è un'altra epigrafe che è stata aggiunta per ricordare la piantagione di una pineta che è qui vicino, che serviva sia per la famiglia ma serviva anche per gli abitanti, perché questo Giovan Battista Comelli, uno degli ultimi discendenti che morì nel 1914 qui a Bargi, era ingegnere, matematico, storico, agronomo, quindi studiava cose interessanti tipo la coltivazione del castagno e ci teneva molto anche a rimboschire la montagna, perché in quegli anni, fine 800-1900, era stata spogliata dalla vegetazione proprio per la coltivazione dei campi, ma anche perché c'era utilizzare la legna per produrre il carbone da legna. Qui siamo nella parte superiore della scalinata, vedete che ci sono due portoni. Un portone sulla sinistra che era quello che faceva accedere alla parte cosiddetta nobile, alla parte dove abitavano i notai, mentre dall'altra parte c'è un altro portone che faceva accedere a quello che era la casa del fattore, dei coloni, ma in particolare del fattore. Infatti questa parte, che noi la chiamiamo la casa del custode, è stata adibita perché è stata restaurata quando il comune acquisì il palazzo all'inizio degli anni 2000, e dentro ci abbiamo allestito un piccolo museo. Ora proseguiamo e entriamo in una delle tante corti interne. Quella che vedete era probabilmente una vecchia stalla, quella che abbiamo davanti a noi. Questa facciata ha dei diversi rimaneggiamenti, ad esempio quelle due finestre che vedete sulla sinistra sono finestre progettate da quel Giambattista Comelli di cui parlavo prima. Era un tipo abbastanza originale e l'ha fatte aggiungere in un secondo momento, sono un po' neoclassiche, molto strane, che si vede che sono un po' diverse da tutto quello che è il contesto del palazzo. Ecco, qui riusciamo a capire qual era la struttura dell'antica casa Torre. La vedete qui davanti, vedete appunto che c'è una struttura, che era la vecchia casa Torre. Capite che era una casa Torre da due cose, da quel portale là, che vedete là nell'angolo, in quell'angolo, chiuso, che serviva per accedere all'abitazione, ed era in alto perché si entrava attraverso una scala, perché alla notte si ritirava la scala proprio per evitare che qualcuno entrasse in casa. Chiaramente l'arco che c'è sotto in origine non c'era, perché nessuno si sarebbe mai sognato di costruirsi una casa torre con la possibilità di passarci sotto per dar fuoco a tutto, quindi è stato aggiunto in un secondo momento. Vedete anche due mensole. Quelle due mensole non sono altro che le mensole che reggevano quelle che erano chiamate bertesche o caditoie, erano delle specie di terrazzi di legno con dei parapetti che servivano appunto per affrontare erano difensivi, no, nei confronti di chi poteva assalire la casa. Da lì venivano buttati giù oggetti, frecce con le balestre e così via. Si diceva una volta buttavano l'olio bollente. Penso che proprio l'olio bollente non venisse utilizzato contro i nemici, perché l'olio aveva dei costi tali che l'unica cosa che non veniva fatta era quella di scaldarlo per gettarlo addosso ai nemici. Magari gli si buttava qualcos'altro, insomma, delle pietre, delle altre cose. Se volete vedere cos'era una casa torre, ve lo faccio vedere in questo. Non è questa chiaramente, è un esempio di casa torre della montagna bolognese. Quella che era la vecchia casa torre c'è rimasto veramente appunto questi residui molto, molto scarsi. Sulla parete c'è questo bellissimo orologio solare. Questa è una delle cose più belle, forse è unica. Difficilmente si può trovare in circolazione un orologio solare, non meridiana, attenzione,
La meridiana serviva al campanaro per suonare le campane al mezzogiorno, quindi era un'altra cosa. Questo è proprio un orologio solare che dava le ore. In alcuni testi c'è scritto che è un orologio del 1600-1700, impossibile, perché è un orologio solare con l'ora francese portata in Italia da Napoleone e successiva senz'altro al 1700. Adesso andiamo a vedere questo salone, che noi chiamiamo il salone nobile, che era il salone di rappresentanza della famiglia praticamente. Un salone importante per l'epoca, lo vedete anche qua. Quello che spicca in questo salone è questo bellissimo camino di arenaria, e qui è riportata la data di ristrutturazione di questo locale, insomma. Anno Domini 1681, PG, Pellegrino Comelli. La parte originale è solo il camino. Quello che vedete sopra è stato aggiunto in un secondo momento, anche perché nel 1681 i Comelli non avevano ancora adottato questo stemma. Il Pellegrino ebbe un figlio, tra i tanti, che si chiamava Francesco Antonio. Questo Francesco Antonio, a sua volta notaio, e fece anche un riordino di tutto quello che era l'archivio notarile, che fece mettere, lo riordinò in questo bellissimo mobile, c'è anche la data sopra, Archivium del notai Comelli, nell'anno 1745, lo vedete voi. Fu allocato tutto l'archivio Comelli, che era un archivio importantissimo, tuttora presente in questo palazzo, portato in altri armadi, perché questo non poteva contenerlo tutto. E attualmente qui dentro ci teniamo tante belle cose, che sono libri, vecchi libri, una raccolta di libri notevole. E come era uso in passato, sulle ante di questi mobili, ma questo capitava sia nelle famiglie facoltose, ma anche nelle famiglie contadine, perché ricordo mia nonna che teneva anche lei delle cartoline, dei biglietti, tutti all'interno delle ante della credenza, diciamo così. Ci sono tanti documenti importantissimi, tra i quali spicca questa bellissima bolla daziaria della Repubblica Cisalpina. Qui c'è scritto Bologna 30 Germinale, quindi 30 gennaio, anno settimo repubblicano, quindi qui c'era già Napoleone. Questo vi fa capire che questa casa torre in origine era in una zona dominante, da qui si dominava tutta la vallata. Considerate che il lago non c'era, quindi la vallata era molto profonda, e da qui si dominava tutto il crinale appenninico, quindi era anche importante da un punto di vista militare, così. Saltiamo ad altre parti del palazzo, tutte comunque molto interessanti. La particolarità di quella che era di questa stalla, che adesso non è più la stalla chiaramente, ma è stata attrezzata come un museo, è il fatto che è presente all'interno della stalla, l'abbeveratoio, cosa unica per quei tempi, perché di solito si portavano gli animali a bere fuori dalla stalla, in luoghi dove c'era l'acqua, invece qui c'era la possibilità di avere l'acqua all'interno della stalla, perché questo palazzo aveva l'acqua corrente all'interno del palazzo. Erano riusciti a portarsi l'acqua corrente all'interno del palazzo attraverso delle tubazioni dalle sorgenti qui vicine. Qui siamo nel museo. Qui abbiamo raccolto tutta la storia della famiglia. Dopo il Francesco Comelli, quarto notaio di famiglia, ci fu un altro notaio che si chiamava Giovanni Pellegrino, notaio, che fece delle cose importanti. Giovanni Pellegrino ebbe un figlio che abbandonò la carriera notarile. Francesco Antonio diventò uno dei più grandi orologisti dell'epoca, cioè costruiva orologi. Lui prese in gestione l'orologio di Palazzo da Curcio a Bologna, quindi lo manteneva lui. C'è anche un contratto che abbiamo trovato dove c'è uno dei primi buoni mensa. Oltre a ricevere l'aspetto economico, cioè il corrispettivo economico riceveva anche nel contratto dei viveri, cose del genere, il pane, il vino, tutte cose interessanti. Questo è il figlio che si chiamava Giovanni Battista. Giovanni Battista divenne, qui vedete che sono in abito napoleonico, questi hanno vissuto nel periodo napoleonico, vedete che hanno l'abbigliamento tipico dei giacobini. Giovanni Battista, che è questo ragazzino che vedete qua, è questo signore. Questo signore divenne uno dei più eminenti professori universitari clinici
di Bologna. Addirittura fu uno dei precursori della nuova medicina italiana, la medicina legata non a dei dogmi ma alla sperimentazione, alla conoscenza singola di ogni individuo della malattia come aveva colpito quel singolo individuo. Cioè era veramente per quell'epoca un innovatore assieme ad altri. Ecco, qui andiamo a vedere invece un luogo dove sono raccolti alcuni cimeli interessantissimi. Voglio far vedere 2 o 3 cosette. In particolare, visto che siamo legati all'ambiente notarile, vi faccio vedere il kit da viaggio del notaio. Questo se lo portava dietro per andare a stipulare gli atti, non all'interno qua del suo dimora, e anche un altro piccolo cimelio che è quel piccolo reliquiario. In quel piccolo reliquiario dovrebbe esserci conservato un lembo del velo della Madonna, con tanto di certificazioni che la vedete qua. Questo è presente nell'archivio. Chiaramente c'era un mercato delle reliquie in quel periodo abbastanza importante, però è interessante. Questo scranno è interessante perché se guardate bene è una portantina, è una sedia gestatoria. Fu fatta costruire la prima metà del 1700 per far trasportare da questo palazzo fino a Porretta Terme Leonardo da Porto Maurizio. Leonardo da Porto Maurizio era un predicatore francescano che ha ideato la Via Crucis, peraltro. Adesso è santo, San Leonardo da Porto Maurizio. Glielo fece costruire perché lui era molto anziano, mentre era qui che predicava in questi luoghi, per farlo portare a Porretta. Bene, fece costruire questa sedia, però pensate essere sopra una sedia di questo tipo, portata da, non so, 4 energumeni, che andavano anche abbastanza veloci, tutto il sobbalzo che doveva fare questo povero frate sopra questa sedia, lungo questi sentieri impervi che dovevano riscendere la vallata per risalire dall'altra parte. Insomma, dopo pochi minuti chiese di scendere e andò a Porretta a piedi. Giochi di società, giochi dell'oca. Qui abbiamo un armadio pieno di giochi di società molto belli, ottocenteschi, veramente belli. Libri sui giochi, un vecchio cannocchiale di cartone, tante altre cose interessanti, una collezione di bastoni, una più bella dell'altra. In particolare volevo farvi vedere questo bastone, guardate che spettacolo, inciso in un legno durissimo, con tutti gli animaletti incisi, maschere. Ora, qui siamo dentro quello che è il piccolo museo Mattei, presente qui in Palazzo Comelli. Cesare Mattei è stato il costruttore della rocchetta Mattei di Riola di Vergato e anche l'inventore della cosiddetta elettroomeopatia, una sorta di medicina omeopatica molto in voga alla fine nella seconda metà dell'Ottocento ed è andata avanti anche nel Novecento. Oltre a questa attività di Mattei sarebbe interessante anche parlare del Mattei giovane, sarebbe interessante parlarne perché la famiglia Mattei faceva parte di quelle famiglie bolognesi che si opposero al dominio della Restaurazione, in particolare contro lo Stato della Chiesa, gli austriaci e così via, e furono i fautori della rivoluzione, diciamo così, del 1832, sulla spinta delle nuove rivoluzioni francesi ottocentesche per combattere la Restaurazione. E a Bologna finirono i Mattei, come tanti altri, nel libro dei cospiratori, insomma nel libro dei servizi segreti papalini, come cospiratori contro l'ordine costituito. Questo è un passaporto rilasciato da Pio IX, perché dopo poi con Pio IX il Cesare Mattei divenne conte perché il titolo glielo fece avere Pio IX, perché i Mattei, famiglia ricchissima bolognese, donò al Papa una fortezza nella zona di Mesola per contrastare proprio un'avanzata degli austriaci. Erano grandi amici anche dei Rossini e qui c'è una lettera di Rossini indirizzata appunto ai Mattei. Ok, ci fermiamo qui. Questi sono i riferimenti per visitare Palazzo Comelli. Noi ci vediamo nel prossimo comune che analizzeremo. Sul nostro sito trovi la classifica di quelli già esplorati, mentre sul canale YouTube trovi tutti i video. Se Dove vivere in Italia ti interessa e vuoi maggiori informazioni, puoi anche iscriverti al nostro gruppo privato Facebook. Privato, così lasciamo fuori le inutili chiacchiere da bar. Tieni conto che possiamo analizzare anche il tuo comune.
Guarda questo video.